Ciao a tutti e bentornati su Stelle Turche Rivelate. Se vi emozionate con le storie più intime e sorprendenti dei volti che amate, ricordate di sostenere il canale. Un like, un'iscrizione e l'ingresso alla community fanno la differenza e ci permettono di portarvi ogni settimana racconti che toccano il cuore. Oggi condividiamo una vicenda che ha attraversato il silenzio per diventare confessione, una storia che parla di attese, di scelte e di parole arrivate troppo tardi. È la storia di Sinem Unsal e del sentimento che l'ha legata a Ozan Akbaba, un legame che lei ha protetto per anni con una discrezione assoluta, come se il silenzio fosse l'unica casa in cui ripararsi dai riflettori e custodire i suoi ricordi senza che qualcuno li toccasse. Per molto tempo, Sinem ha preferito non parlare. Il suo modo di proteggersi è stato l'eleganza di una riservatezza attenta. Ha lavorato, ha sorriso, ha stretto i denti, e a chi le chiedeva spiegazioni rispondeva con la gentilezza di sempre, ma senza mai scendere nei dettagli. Quel silenzio era un confine, una soglia tracciata con cura. Poi, in un'intervista recente, è successo qualcosa. La sua voce, lieve e ferma, ha tremato per un istante, e in quell'istante si è aperta una porta che nessuno si aspettava. Ha detto una frase che ha lasciato il pubblico immobile, voleva soltanto sposarlo. E se lui non avesse scelto di andare via, oggi, probabilmente, sarebbero ancora insieme. Non lo ha gridato, non lo ha rivendicato, lo ha sussurrato con un rispetto che punge più di qualsiasi accusa. In quel momento, il velo è caduto e si è intravisto ciò che la celebrità non mostra, il desiderio semplice di costruire una vita, e la ferita di un futuro preparato con amore e poi smontato in silenzio. Per mesi, Sinem ha evitato di nominare Ozan, ha schivato con abilità le domande più dirette, nascondendo la verità dietro un sorriso che non voleva mentire ma nemmeno ferire. Tuttavia, qualcosa è rimasto sotto la superficie, come un fondale che nessuna marea riesce a cancellare. Gli amici hanno raccontato che, dopo la separazione, non c'è stato nessun clamore, nessuna scenata, nessuna resa plateale. Solo una tristezza sottile e continua, come quel tipo di malinconia che si deposita in ogni gesto quotidiano e ci mette mesi, a volte anni, per lasciare il corpo. Un'amica, con la delicatezza di chi ha visto da vicino, ha confessato che era tutto pronto, l'abito scelto con un sorriso timido, il luogo già prenotato, la canzone che avrebbe accompagnato il loro primo ballo come sposi. Tutto al suo posto, come se il destino avesse già steso la tovaglia prima della festa. Ma poi lui se n'è andato. E con lui è partito un pezzo di cuore che non ha trovato posto nel bagaglio di ritorno. Nell'intervista, Sinem ha rievocato quei giorni con un misto di malinconia e accettazione che non hanno nulla a che vedere con la rassegnazione. Ha parlato della cerimonia al tramonto che si era immaginata, vicino al mare, con il salmastro nell'aria e quel sorriso di Ozan che lei, da sempre, sapeva riconoscere tra mille. Ha ricordato un istante preciso, quello in cui tutto è cambiato senza spiegazioni. Un giorno lui ha smesso di essere presente, nessun addio teatrale, soltanto l'eco dei passi che svaniscono in un corridoio troppo lungo. Nessun chiarimento, nessuna battaglia, solo il vuoto lasciato da una porta che si chiude piano. E in quel vuoto, il futuro che lei stava costruendo è rimasto sospeso come una fotografia non sviluppata. Quelle parole hanno mostrato non l'attrice, non la donna di copertina, ma l'essere umano che rimane quando i riflettori si spengono. Vulnerabile, coraggioso, capace di sognare anche quando i sogni hanno fatto male. Chi la conosce di persona ha sempre raccontato di una sensibilità forte, concreta, mai melodrammatica. E proprio questa misura ha toccato la gente più di qualsiasi confessione lacrimosa. Perché c'è una dignità che passa attraverso i dettagli minimi, scegliere di non accusare, scegliere di non difendersi, scegliere di raccontare soltanto la propria parte di verità. Poi sono passati i mesi. La vita è andata avanti, come fa sempre, anche quando non siamo pronti. E quando l'attenzione sembrava scemata, è arrivato l'episodio che nessuno si aspettava. Ozan, con un gesto pubblico, ha chiesto a Sinem di sposarlo. Non in segreto, non con un messaggio privato, ma davanti agli occhi del mondo, come se quelle parole potessero rimontare una storia intera. E in quel momento, Sinem ha raccontato di aver sentito un conflitto farsi largo nel petto. Da una parte il desiderio di corrergli incontro, di avvolgere con le braccia tutto ciò che avevano perso. Dall'altra, la voce di una ferita che sussurrava che forse era tardi, troppo tardi. Non si tratta di orgoglio, diceva, si trattava del tempo, della fiducia,
dei significati che un silenzio prolungato può cambiare senza chiedere permesso. La sua sincerità ha trasformato quella vicenda privata in una storia universale. L'amore che arriva nel momento sbagliato, l'amore che pretende pazienza quando non ne abbiamo più, l'amore che resta anche se non dovrebbe. Sinem ha parlato con una chiarezza che non ferisce, non ha puntato il dito, non ha cercato colpevoli. Ha detto che, forse, Ozan aveva fatto quello che in quel momento credeva giusto per sé, ma ha aggiunto che anche lei ha il diritto di pronunciare la sua frase, che non è un rimprovero, ma una verità personale. Se lui non se ne fosse andato, oggi lei sarebbe con lui. Perché, anche se a volte ha provato a negarlo perfino a se stessa, la sola idea che aveva nel cuore era sposare lui, costruire con lui, invecchiare accanto a lui. Dopo la pubblicazione di quelle parole, i social si sono accesi. I fan hanno riempito le bacheche con messaggi di sostegno, racconti personali, storie che sembravano specchiarsi nella sua. In tanti hanno scritto che si sono ritrovati in quel sentimento. Amare qualcuno che decide di partire prima che tu abbia avuto il tempo di spiegare in che modo avresti voluto restare. Ci sono stati commenti commossi, riflessioni pacate, persino scuse pubbliche di chi, in passato, aveva giudicato con superficialità. Non la star, ma la donna è stata abbracciata virtualmente da migliaia di persone che, per un attimo, hanno dimenticato le luci dello spettacolo e hanno visto soltanto il battito di un cuore. C'è stato anche un effetto inatteso sul modo in cui il pubblico ha letto il suo lavoro. La sua interpretazione in Mucizze Doctor, che già aveva raccolto consensi, è stata riguardata alla luce di ciò che aveva condiviso. Molti hanno scritto che ora capivano la profondità di certe sfumature, la misura di alcuni sguardi, la verità di quei silenzi recitati con precisione millimetrica. Come se l'arte fosse diventata un ponte per attraversare la sua esperienza e restituirla al pubblico con una luce nuova. Non è la sofferenza a fare un artista migliore, ma la capacità di trasformare ciò che si vive in qualcosa che parla anche agli altri. E questo, in lei, si è visto e sentito. Nonostante la ferita, Sinem ha lasciato aperta una fessura di luce. Ha detto che l'amore autentico non si dissolve nell'aria. Non scompare, impara ad aspettare. Ma ha aggiunto un dettaglio importante. Non sapeva, non sa, se desidera davvero che quel sentimento faccia ritorno nella sua vita così com'era. Tra la dignità e la nostalgia, tra i ricordi e la realtà, esiste una soglia sottile. E varcarla richiede più del tempo. Richiede gesti. Richiede decisioni coerenti. Richiede, soprattutto, una presenza che non si accontenti di parole sussurrate davanti alle telecamere. Ozan, dal canto suo, ha mantenuto un profilo pubblico sobrio. Nessun comunicato, nessuna dichiarazione altisonante. Il silenzio, ancora una volta. Ma chi è vicino a lui ha raccontato di tentativi misurati, di telefonate senza clamore, di passi piccoli che cercano di riavvicinarsi senza invadere. Come se avesse compreso che, a questo punto, non bastano promesse lucidate per l'occasione. Che non serve un gesto eclatante a cancellare mesi di distanza. Che la fiducia si ricostruisce camminando piano, e che la memoria chiede rispetto. La vicenda di Sinem e Ozan ha superato i contorni del gossip per diventare una parabola in cui molti si sono riconosciuti. È una storia che parla di tempo, quando il tempo è amico, quando diventa nemico, quando si trasforma nella prova più dura. Parla di fragilità, quella che ammettiamo davanti a noi stessi, quella che non osiamo mostrare agli altri, quella che, quando finalmente la riconosciamo, ci rende più veri. Parla di occasioni mancate. L'attimo che non abbiamo preso. La frase che non abbiamo detto, la mano che non abbiamo trattenuto. Insegna che anche gli amori più forti possono incrinarsi se la distanza dura troppo, se il silenzio diventa una lingua straniera tra due persone che prima si capivano con uno sguardo. Tra le frasi che hanno colpito di più, una in particolare è rimasta in sospeso come una nota che vibra a lungo. Non c'è nulla di più triste che sentirsi pronti a dare tutto e scoprire che l'altro ha già deciso di andare. È un pensiero che non cerca colpe, ma chiede ascolto. Ed è con questo ascolto che il pubblico ha accolto la sua confessione, non per alimentare curiosità, ma per dare un nome a un dolore che molti conoscono, anche lontano dai riflettori. Quell'intervista non ha chiuso il capitolo. Ha aperto, piuttosto, un territorio nuovo. La storia di Sinem rimane sospesa tra un passato che sa ancora di sale e un futuro da scrivere. Forse la vita le chiede una pagina inedita. Forse le chiede di custodire la memoria senza trasformarla in catena. La speranza è lì,
non come illusione, ma come possibilità concreta che nasce dai passi umili. E se un giorno quella porta si riaprirà, sarà perché entrambe le mani avranno imparato a tenere, non solo a lasciare andare. Nel frattempo, lei continua a lavorare, a studiare i copioni, a prestare il volto e la voce a personaggi che camminano con lei solo per un po'. Sul set non c'è il tempo della vita vera, ma c'è la disciplina di chi la vita la osserva e la ricrea. Ogni giorno, con un gesto alla volta, Sinem sta dimostrando che non è la rottura a definirci, ma ciò che decidiamo di farne. E il pubblico, questa volta, non guarda soltanto, accompagna. Cosa pensate di tutto questo? Sinem Musa e Ozan Akbaba hanno ancora la possibilità di riscrivere la loro storia partendo dalla fiducia, o alcune ferite hanno bisogno di restare cicatrici per non aprirsi di nuovo? Scriveteci la vostra opinione nei commenti e fateci sapere anche quali stelle turche vorreste ascoltare nella prossima puntata. Se questa storia vi ha toccato, sostenete Stelle Turche Rivelate con un mi piace, iscrivetevi e unitevi alla community. È grazie a voi se possiamo continuare a raccontare emozioni così. Grazie per essere stati con noi, e ci vediamo nel prossimo video, pronti a scoprire insieme la verità che si nasconde dietro i riflettori.